Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Grifo Gamer con Stefano a giocare a Captain of Industry. Guardate che spazio libero finalmente abbiamo qui all'insediamento, qui proprio nella zona alla destra del nostro insediamento, a parte sto montone di rifiuti sempre più immenso, ma ora iniziamo a gestire anche questo qua. Guardate che bello spazio libero, ci abbiamo rimasto da sistemare solo un attimino la centrale. Facciamo due cose e poi sistemiamo anche quella. Ci siamo tolti tutto perché l'ho anche un pochino acchittato. Abbiamo creato la nostra zona industriale. Non so se con una patch col DLC hanno aggiunto sulle superfici anche la possibilità di mettere le insegne personalizzate. Poi cliccate su insegne personalizzate, vi scegliete il doppio colore con cui viene realizzata l'insegna, scrivete quello che vi pare e la costruite. Ho messo un pochino di pavimentazione anche da qua, in modo che i camion camminino quanto più possibile. Questo non l'ho attivato. Quanto più possibile su un pavimento per risparmiare manutenzione. Hanno aggiunto anche le barriere stradali, in questo modo almeno potete dire ai camion qui non ci dovete andare. Questo è il nostro polo siderurgico. A calcestruzzo ancora non ci ho messo niente, ma magari lì ci facciamo l'ultima aggiunta e poi gli diamo il nome anche a quella lì. Tutte così, queste sono carine, puramente estetiche. Le altre, la pavimentazione invece è anche funzionale. Che c'è che non ti piace? Legno. Avviando la produzione di tutta sta roba in maniera automatizzata abbiamo messo alla frusta, se vi ricordate questo era sempre pieno, adesso invece guardate come lavorano, come camminano. Ho fatto un'aggiuntina anche qua su in cima, anche per questo ancora adesso stanno a lavorare a pieno regime. Ho aggiunto un assemblatore di livello 3 che ci fa le parti, i componenti per veicoli di livello successivo. Ci manca il vetro, ma tanto l'ho messo là in modo che potessi mettermi vicino il deposito dei veicoli e ho messo già quello a livello 2 e ho automatizzato tutto. Io ho dato in ingresso sia i componenti per veicoli di livello 1, sia qua giù sotto questi, i componenti per veicolo di livello 2, il ferro, l'acciaio, la gomma e il diesel. Con questo depositino di qua io ho dato anche il diesel, in modo che adesso abbiamo tutti i materiali, guardate. Ora c'ha tutto per fare tutti i mezzi che io gli richiedo di fare. Ho messo a fare un paio di scavatori perché poi ce n'è uno solo. Siete uno sopra l'altro. Vabbè. Perché ho dovuto aggiungere uno scavatore a ogni miniera perché gli stavo frustando i minerali. Allora un paio mi torni sulla formazione. Adesso con calma. Fatto un po' di camion. Allora. È un po' che non ci spulciamo le ricerche che abbiamo fatto e quelle che abbiamo realizzato. Allora, diamogli una spulciata. Vabbè, gestione dei veicoli, ma ha aumentato il limite massimo dei veicoli che posso avere. Ok, e ce lo possiamo togliere. Ufficio del capitano 2, ho sbloccato la possibilità di migliorare l'ufficio del capitano a livello 2 e di mettere degli editti superiori. Che vuoi per fare l'ufficio del capitano a livello 2? Ehi, non c'è la parte per costruzione livello 3 ancora. Adesso fanno piano 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 con la calma. Vabbè, lo faremo. Intanto ho messo. Ho ridotto un attimino il consumo in modo da avere un pochino più eccedenze, perché sta roba iniziava a funzionare sempre meno, avendoci sempre più cristiani che abitano qua. Siamo arrivati a 600 e soprattutto il fertilizzante ce n'era sempre meno, quindi io ho dato un attimino, magnate meno, così riusciamo a creare un po' più fertilizzante e un pochino più di diesel. Ho messo in pausa la crescita della popolazione perché sennò finiamo le case. Ho migliorato la ricerca. Cioè, ho boostato un pochino la ricerca. Gli altri ditti ci vuole quello di livello 2, ma lo faremo. Impianto chimico e carta non è ancora al momento. Ho sbloccato i generatori di livello successivo. Anche quelli li faremo quando piazziamo la centrale un pochino più importante. Veicoli di grandi dimensioni. Ma lo tolgo perché vi faccio vedere. Sono insieme al deposito di livello 2 che abbiamo piazzato. Adesso possiamo fare i camion più grandi. Come vedete richiedono sempre le stesse dimensioni, 2 in altezza e 3 in larghezza.
ma questo di qui trasporta 20 e questo di qui trasporta 60. Mo' appena riusciamo a fare il vetro e fare le parti per veicoli di livello 2, andiamo. Cominciamo la conversione. La stessa cosa per gli escavatori. Questo scava 6 ogni bennata, questo ne scava 20. È un pochino più grandino, questo richiede l'altezza del livello 5. Abbattitrice grande e la piantatrice, anche questa è tutta roba che dobbiamo ancora vedere. Zone logistiche, bah, non l'ho usate l'altra volta, non so se lo userò stavolta, per il momento le possiamo togliere. Queste sono le barriere più altri limiti dei veicoli, lo togliamo. Deposito di merci 2 non è altro che il deposito di merci solo più ingrandito. Costruzione di livello 3 l'abbiamo fatta. L'assemblatore di livello 3 che fa parte di costruzione di livello 3 l'abbiamo fatta, possiamo togliere. L'acciaio lo possiamo togliere, questi ditti li abbiamo visti. Stoccaccio grande l'abbiamo visto. Caldaia elettrica mo non ci serve. Fertilizzante organico l'abbiamo visto. Deposito manutenzione l'abbiamo messo. Calcestuzzo avanzato l'abbiamo fatto. Abitazioni del livello 2 più vabbè, l'insegna Captain of Industry e il carattere C lo possiamo togliere. Ah, un po' di roba l'avevo sia vista sia la possiamo togliere. Ah, per prima cosa volevo andare a migliorare la nave perché ora come ora non possiamo più andare a esplorare niente perché ci sono sti cazzo di pirati. Quindi abbiamo la possibilità, ho sbloccato armi della nave e armatura della nave. Andiamo sul cantiere, c'è progettazione navale. Se andiamo su progettazione navale possiamo, vabbè il motore non ce lo fa al momento sostituire, però possiamo aggiungere i cannoni. Per fare i cannoni che vuoi? Inghia. Però io i componenti meccanici me li sono messi da parte. Ho fatto la coglionata de... Aspettate, sa che ho fatto la coglionata di non mettermeli da parte. No. E mo che mi invento? Niente, famo così. Dal bilanciatore che manda prima la manutenzione, poi al resto nastro. E un depositino dove mi ce ne faccio sto centinaio. E non mi ricordavo che la nave volesse... La nave volesse i componenti meccanici per essere upgradata. Mannaggia me. Messe da parte un po'. Ok. Allora torniamo alla nave. Progettazione. Allora mettiamo i cannoni. Ci aumentano sia i punti salute che ovviamente l'armamentario. Aumenta anche l'equipaggio. Ce l'ho. Sì. Cannoni. Armatura e armatura. Quanto vuoi per fare tutto? 760 di ferro. Megoglioni. Quanti cristiani in più? 35. Ce l'ho, ma... E vai. E piano piano i camion porteranno giù il ferro. Che craniata che gli do un'altra volta. Che frustata. Prendiamo un po' di... Prendiamo un po' di legno per portarci un po' di rottami di ferro. Visto che ho finito le ricerche che più mi interessavano, va, recuperami questa. Che è il mercato alimentare 2. Fertilizzanti di livello successivo, poi la parte dei treni, ancora ci abbiamo un attimino di tempo. E poi via, verso i laboratori di livello 2. Tanto ricercali. Poi, che li facciamo? Un altro paio di maniche. Olè, è portato l'ultimo ferro alla nave. Ora parte la riparazione e vedremo il miglioramento. Sarà proprio visivo, la nave cambierà totalmente aspetto. Eccola qua, siamo quasi arrivati. Avete visto come è cambiato il ponte? Ora ci sono le armi sia davanti che dietro e la nostra nave c'ha anche un certo potenziale di armamenti. Carica l'equipaggio. Ok. E ora è pronta per altre esplorazioni. Allora, vediamo qual è... non me lo dici quanto c'ha di coso? Potenziale? No. Vabbè. Tu sei a 100, punteggio battaglia 100, 170. Tu sei 70, 70.
partiamo da quelle un pochino più easy. Punteggio di battaglia 70. Vai. E vediamo che troviamo lì. Mi raccomando, salvi la pelle, sempre. E anche le palle, possibilmente. Allora, mentre la nostra nave va a fare un giro esplorativo, magari a fare il culo qualche pirata, guardate da Unity quanto è calata, nonostante non c'ho eh, potenziamenti attivi. Ok, ho 3 ditti e so 3 punti. I laboratori di ricerca, vabbè, ci sono sempre stati, la piattaforma petrolifera un pochino cicciuccia, però il problema principale, nonostante portiamo acqua, vabbè, questa è la base, acqua, cibo, l'elettricità, la salute è buona, nonostante tutto questo è bassa perché abbiamo un livello di inquinamento non da poco e uno dei principali livelli di inquinamento è quello dell'acqua. Anche quello delle discariche, ma questo lo sistemiamo tra un pochino. Intanto incominciamo a sistemare quello dell'acqua. Noi nell'acqua ci buttiamo l'acqua acida, e questa è la peggio, e ci buttiamo i liquami, le acque reflue. Ah, per le acque reflue non mi ricordo, ma non mi pare che ancora ho sbloccato il trattamento. Dovrebbe essere tra poco, eh. Ecco, depurazione delle acque reflue. Ancora ci abbiamo un pochino, ne siamo più o meno arrivati qua. E anzi, siamo arrivati a fare il laboratorio di ricerca a livello 2, dovremo poi andare a fare il trattamento delle acque reflue. Ma quello che però abbiamo fatto è la lavorazione dello zolfo. Dici che cazzo c'entra la lavorazione dello zolfo? Ah, ma ve lo faccio vedere. La lavorazione dello zolfo contiene al proprio interno il disgregatore di acqua acida. Quindi l'acqua acida non la buttiamo più via, ma anche questo, da rifiuto diventa risorsa. L'acqua acida, con un pochino di vapore, ci va a creare zolfo, ammoniaca e acqua residua. Con lo zolfo ci possiamo fare l'acido o, se proprio ce ne avanza, utilizzando un pochino di calcare lo possiamo trasformare in scorie. L'ammoniaca al momento, visto che l'abbiamo sbloccati, se la uniamo a un pochino di ossigeno, ci possiamo andare a fare il fertilizzante di tipo 1 e quindi cercheremo di andarci a fare un pochino di fertilizzante. Inizialmente probabilmente lo brucerò o lo stoccherò, mo vediamo un attimo. Se no ci andiamo a fare il fertilizzante di tipo 1. Sì, abbiamo sbloccato anche l'impianto chimico. Oh, allora qualcosina ci andiamo a fare. Sì, 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 sì. Cerchiamo di utilizzare tutti gli scarti. Allora, tanto trattiamo l'acqua acida. L'acqua acida ci dà lo zolfo. Con lo zolfo ci possiamo fare l'acido e finalmente possiamo attivare questo complessino qua per migliorare la produzione di rame. Se vi ricordate, ora ancora la facciamo con l'acqua, poi la andremo a fare con... Vi avevo detto che poi saremmo andati a farla con l'acido, perché con l'acido non abbiamo perdite. Da 24 rame in puro andiamo a 24 rame. Avevo già predisposto tutto, ci mancava lo zolfo. Zolfo che ora possiamo fare trattando le acque acide. Questo è l'unico impianto che ci fa acque acide. Disgratore acqua acida. Eccolo qua. Ma sì, andiamo a mettere così. Tanto stammi un attimo così. Devo ricordarmi un secondo come funzionava sto fregno. Allora, con priorità va sotto. Ok. Con priorità va sotto, quindi io il vapore ce l'ho qua. C'è in mezzo il tubo. E te pareva. Vabbè, faccio fare un po' un giro contorto, non è un problema. Fluidi, tubo. Allora, intanto per incominciare mi porti l'acqua acida. Camion qua non ci devono passare, quindi anche così. Vieni qua. Anzi, no. Qua. Giù. E ti attacchi qua. E qua c'è il vapore. Quindi qui mettiamo un magazzino fluidi in cui ci mettiamo l'ammoniaca. Volevo fare una cosa easy e smart, ma niente, io devo mettere anche la collana al porco, altrimenti non so contento, è più forte di me. Allora, l'acqua acida, ci ho lasciato il serbatoio perché comunque ci fa da buffer, entra in questo impianto, ci portiamo il vapore dallo stesso vapore che utilizza l'impianto per il diesel avanzato, ci viene fuori lo zolfo, l'ammoniaca e l'acqua residua.
Con questo bilanciatore fluidi mando con priorità l'ammoniaca in questo magazzino fluidi e poi la utilizzerò per fare probabilmente il fertilizzante. Nel qual caso questo di qui mi si dovesse intoppare, il piano B è che l'eccesso mi viene bruciato da questa torcia a combustione. Stessa cosa voglio fare con lo zolfo. Bilanciatore sfusi, con priorità mi va al magazzino sfusi, che poi mi verrà portato all'impianto del rame. E adesso volevo fare che se mi si dovesse per qualche motivo riempire, è vero, ci possiamo fare anche la gomma. Doppio bilanciatore sfusi. E qua. Nel qual caso mi si dovesse riempire, con priorità, piano 1 libero? Pare di sì. Con priorità lo mandiamo all'impianto della gomma. Così. Questo è il magazzino. Ma c'è rincoglioniti. Bilanciatore sfusi. Me lo fai instant. Allora, che livello c'è libero? Terra 1, 2. Il 3 è libero. Ok. Sollevatore sfusi. Lui sta al 2, quindi mo sali al 3. De quell'altro verso, per favore. Grazie. Quindi devo riposizionare questo. Mi devi andare al 3. 2 e 3. Qua e qua. Come seconda ricetta, perché a quel punto diventa seconda ricetta, mi prendi questa con lo zolfo che non ci fa neanche le acque reflue. Da un pizzichino più di diesel facciamo molta più gomma senza fare neanche le acque reflue, quindi caleremo l'inquinamento anche in quel senso lì. Quindi, ricapitolando, lo zolfo con priorità ci va al magazzino sfusi. Quando il magazzino sfusi è pieno, mi viene qua che con priorità mi va a fare la gomma, altrimenti non mi ricordo qual era. Posso bruciarlo, ma vorrei evitare. Ah, nel miscelatore. Mi piazzi un bel miscelatore. Allora, vammi di qui davanti. In tanto spaziettino non vieni su, che c'è tua. Vabbè. Magazzino sfusi. Mi metti un bel magazzino sfusi qua. Qui entra lo zolfo e qui entra il calcare. Calcare me ne porti un centino. Importi ma non mi esporti. E qui gli diamo che da zolfo calcare mi fa le scorie. Ma visto che non volevo andare a fanculo con i magazzini, così, cioè questo deve essere tutto provvisorio, io e i miei provvisori. Tanto di qui ci devono venire i camion, così. E qui mi prendi le scorie e mo tieni voto. Non mi importi ma mi esporti.
scorie, acqua acida. Io a una certa inizio a dare i nomi ai magazzini in modo che se ci dovesse arrivare qualche messaggio di qualche motivo, per qualche motivo, mi dice anche qual è. E qui mi avvisi se è pieno. Anzi, se è superiore al 75 va. Così tu sai già che è scoria acqua acida e subito vai a vedere qual è il problema. Per di più noi abbiamo sbloccato anche un'altra cosina. Però quella la devo fare. Quindi per il momento non la faccio, ma predispongo una cosa. Mi togli. Non vi faccio capire, No, anche st'altra. Me lo togli. Bilanciatore fluidi. Me lo rifai all'istante. Riportiamo su l'acqua questa qua. La facciamo viaggiare a un livello superiore. Ah, di qui non mi deve impicciare, quindi mi vai subito a livello 4. 1, 2, 3 e 4. Neanche t'attacchi. Di qui può scendere a livello 2. Va avanti sopra quest'altro tubo. Fino a qua. Mi riscendi a livello 0. Anzi no, bugia. Qui mi riscendi a livello 0 e t'attacchi qua. Con priorità mi prendi quella di riciclo. Perché io ho fatto sto giro? Vabbè, a parte la strada per tornare indietro, perché abbiamo sbloccato il recupero dell'acqua, le torri del raffreddamento. Qui noi abbiamo il vapore a bassa pressione che è il residuo, il vapore a bassa pressione che è il residuo della lavorazione delle turbine ad alta pressione. Per ora lo stiamo buttando. Vorrei metterci la torre di raffreddamento e quell'acqua la rimettiamo qua con un connettore fluidi e per questo impianto qua per prima cosa mi deve utilizzare tutta l'acqua che non riusciamo a riciclare dai vari trattamenti, in questo caso dal vapore delle turbine, in questo caso dal trattamento dell'acqua acida, per andare a risparmiare sempre più la falda, che è vero che è pressoché intonsa, però l'idea del riciclo è questa qua. Non la vado a fare subito, eventualmente la dovrei mettere subito, altrimenti attappiamo tutto, perché mi chiede le parti per costruzione del livello 3, ma se faccio la torre del raffreddamento non famo questo, e quindi prima voglio da precedenza al trattamento delle acque acide. Anche qui non vado subito a fare anche il trattamento dello zolfo in eccesso. L'ammoniaca sì, ma il trattamento del coso in eccesso no, perché non so quante parti per costruzione ho, anche perché dobbiamo fare un'altra piccola cosina. Quindi togliamo la pausa, mi costruisci questo, mi costruisci questo, mi costruisci l'impianto, la torcia, il bilanciatore, magazzini, l'ammoniaca, questo, me li costruisci subito. Anche il tubo dell'acqua, ovviamente. Ok, tutto quello che serve per far funzionare l'impianto lo facciamo partire subito, come costruzione. Ecco la nave in battaglia, un po' vediamo che combinano. Vabbè, c'è la metà della mia vita e noi abbiamo, beh, più potenziamento di loro. Giusto. Abbiamo fatto fare una finaccia. Trovato del bottino. Ah, un po' di ferro, gomma, parti per veicoli, ma c'era un cazzo qua. Molto bene. Se non altro non è stata danneggiata la nave. Almeno quello. E facciamo partire la costruzione anche di questa roba qua. Il magazzino dello zolfo. Ti avevo dato che era zolfo, ma neanche per il cazzo. Qui voglio lo zolfo e me lo importi possibilmente fino a fallo pieno. Me dai l'allarme se è sotto il 25%, mi avvisi. E te sei zolfo.
Alto forno, rame. Mi costruisci anche tutta sta roba qua. La ricetta ce l'hai, perfetto. Che c'è che ti piace? Sì, vabbè. Grazie, Che è finita la cosa? La designazione del scarico delle rocce abbiamo finito? Un po', fammi vedere. Sì, è finita e non sanno più dove scaricare la roccia. Così rivedete anche questa parte qua, magari per chi non l'ha vista, per chi non ha visto i video in cui dicevo come fare i vari scarichi. Mi togli questa qua. Mi prendi di nuovo, no? L'area mineraria della roccia. Ma devo essere preciso a segnargliela, in questo caso non posso fare alla volemo sebbene. Vabbè, come area va anche bene. Ma designazione scarico. Togliamo tutta sta roba. Livello 3. Ah, io voglio livello 3, no livello 2. Ok. E qui fino a livello 3 mi mette la roccia. Poi sopra ci mettiamo uno stratino di terra. Qui lo strato di terra già gliel'ho selezionato. Quindi mo la terra mi viene portata qua e qua mi viene portata la roccia. Ecco che partono subito. Qui com'è? Oh, ecco, abbiamo fatto. Ecco il primo zolfo e la prima ammoniaca. Perfetto. Basta uno, sì. Tu me ne produci 18 al minuto, tu ne consumi 36. Quindi mi gestisci due impianti. Perché c'è poco carbone nella centrale. Che è stata scavata? Ma in teoria due scavano il carbone, te scavi la roccia, ma scavi la terra, ma due ci so. Mo' inizierà il primo carico del zolfo. Allora, tanto di rame un po' ce ne avevamo, no? Quindi io qui già la modifica la farei. Mi togli questo. Mi togli questo. Tubo. Ah, ecco il rame. E lo zolfo che sta quasi per arrivare. Mi vieni qua con l'acido. Sali a livello 1 e riscendi a livello 0. Qua e qua. Prendi l'acido. Dopo gli tolgo quella con l'acqua, Io gli faccio finire, fa l'ultimo giro. Dai. Portate subito la roba. Non è che sto aspettando a voi. Eccolo qua. Primo zolfo arrivato. Tanto ce ne consuma poco di acido, quindi dovrebbe già riuscire ad andare subito in funzione abbastanza velocemente. C'è ancora un pochino d'acqua. Adesso, appena finito di terminare st'acqua, quella la ricetta la tolgo. A posto. Togliamo pure la ricetta con l'acqua. Vaffanculo. Tu già hai fatto acido a sufficienza. A posto, già sei mezzo intreppato. Perfetto. E quindi ora facciamo il rame senza perdita. Da 24 rame in puro otteniamo 24 rame. Quindi abbiamo aumentato anche l'efficienza nella produzione del rame utilizzando uno scarto e ripulendo dall'inquinamento dell'acqua acida. Per di più sto zolfo appena ci si intopperà, che io onestamente tutto pieno, non vedo neanche il motivo, me lo metti a metà, me ne fai un centinaio
Quando ce n'ho 100 da parte sono più che contento. Quando ce n'ho 100 da parte mi fai il resto. Quindi possiamo andare a togliere sto scarico qua. Ok, e ho fatto anche il collegamento che ci riporta. Adesso questo che è il momento, è un attimino superfluo, lo faccio con calma più avanti. Però nel caso in cui tanto lo zolfo mi si intoppa, ci vado ad alimentare la produzione di gomma. Certo, come seconda e succederà tra mille anni, però intanto è già qualcosina. E per di più ci recuperiamo anche dell'acqua. Mica male. Altro combattimento. Vediamo se riusciamo a ottenere qualcosina di più rispetto a prima. Stavolta abbiamo subito un pochino, eh. Poco, ma un pochino abbiamo subito. E vanno a vedere sta zona qua. Vediamo se troviamo qualcosa di un po' più interessante rispetto al nulla. Che abbiamo trovato. Beh, un buon bottino. Ah, il bottino era di questo. Niente. Altri pirati. Aia, stavolta mi sa che si busca. Ma davvero? Ma davvero? Ci famo male anche noi, eh. Aia, aia. Cerca di non morire su un altro. Grazie. Però torniamo veramente, per aver trovato un cazzo, torniamo veramente con le pezze al culo, eh. Che puttana. Quanto vuoi per essere riparata, mo? Ah, me lo dici sul quanto torna. Ora l'acqua acida l'abbiamo gestita e quindi con quella non andiamo a inquinare più. Con lo zolfo ci facciamo l'acido che miglioriamo la produzione del rame, l'efficacia la facciamo più efficiente. O alla peggio, se proprio ne avanza, la andremo a smaltire come scoria utilizzando un po' di calcare, l'ammoniaca. L'ammoniaca, l'ammoniaca dicevo, ci possiamo andare a fare il fertilizzante di tipo 1. Questo di qui ci porta al fertilizzante organico al massimo, la fertilità al 100% dei nostri campi. Invece utilizzando l'ammoniaca nell'impianto chimico possiamo andare a fare fertilizzante 1 che, se non mi ricordo male, riesce a portare la fertilità dei campi fino al 125%. E lo possiamo fare sia utilizzando anche il fertilizzante organico, sia facendola semplicemente con ammoniaca e ossigeno. Quindi, se qui mettiamo l'ossigeno, già ce l'abbiamo. Se faccio una modifica a quest'impiantino qua, possiamo andare a realizzare il fertilizzante. Allora, prendiamoci l'impianto chimico. Eccolo qua. L'abbiamo sbloccato da poco e non l'avevamo ancora visto. L'impianto chimico ci permetterà di fare, cioè guardate gli ingressi e le uscite che c'ha, ci permetterà di fare un botto di roba. Abbiamo sbloccato veramente il minimo delle ricette di questo impianto. Ce ne sono molte più. Ci permette anche di produrla, l'ammoniaca, utilizzando una quantità di corrente clamorosa dall'idrogeno e l'azoto. Ci permetterà di fare la carta e noi invece ci interessa di andare a fare il fertilizzante, magari così. E come possiamo farlo il collegamento? Allora, lo possiamo mettere qua. Però se lo metto qua, dove cazzo metto l'ammoniaca? Quindi un pochino più di qua. Ci mettiamo un magazzino fluidi. Così. Mi ci porti l'ammoniaca. Sai, trovo, eccola. Lo porti fino a pienamento. Allora, vedendo come sono messi i tubi, possiamo fare che l'ammoniaca viaggia a livello 1. Cioè a livello del terreno, scusate. A livello 0. Così. L'ossigeno me lo prendi da qua. Me lo fa salire subito a livello 1. No, non mi si deve attaccare. Qua. Arriva fino a qua. Così. E mi si attacca giù. Il fertilizzante
Il fertilizzante lo facciamo scendere direttamente da qua. No, uno più là. 1, 2, 3, 4, 5. Non metà attacchi. Così. E giù. Questo qui lo possiamo anche, anzi lo dobbiamo togliere dai coglions. Fino a circa qua. E qua c'è l'uscita del fertilizzante 1. Gli devo far togliere sta roba prima. Togli. E qua ci mandiamo il fertilizzante 1. Perché non si possono mischiare due fertilizzanti, altrimenti il tubo si intoppa come già per altre cose. Ho detto che i tubi si intoppano se c'entrano due liquidi diversi. Metti tutto in costruzione. Vai. Quindi il riciclo del riciclo del ciclo del riciclo, è tutto in riciclamento dei ricicli. Io però volevo portare anche un'altra cosa. C'avevo la possibilità, adesso vi faccio vedere, tanto che costruisce, abbiamo sbloccato un'altra cosa. Ho sbloccato il riciclo dell'insediamento e la possibilità di fare biomassa da qualche parte c'era. Dove stai? No, qua. Eccolo qua, il deposito della biomassa. 60 parti di costruzione livello 3 di mortacci tua, oltre allo smistatore di materiali riciclabili, ma che lo vediamo più avanti. Uno, perché 360 parti per costruzione di livello 3, un ce l'ho. Un altro motivo è perché per il momento abbiamo pochi materiali riciclabili, quindi c'ha senso fino a una certa. Biomassa, deposito di biomassa, che è un servizio come il deposito dei rifiuti che ci raccoglierà la biomassa prodotta dal nostro insediamento. Verrà qui dentro stoccata e poi coi camion la possiamo portare via. E con la biomassa ci possiamo fare... Non qua, allora nel miscelatore, scusate, non mi ricordo. No. Mi scusassero. Con la biomassa non ci potevo fare del coso. Nel miscelatore. E perché non me lo dai? Ah, forse perché non c'ho ancora la biomassa. Però nel miscelatore possiamo andare a fare del compost. Io volevo andare alla piazza qua. Ma qua c'entra il cazzo. Mettevo qua il deposito di biomassa. Lo davo in pasto a un niente. No, no, niente. Idea. Quest'idea non è percorribile. Allora, risolviamo la zozza. Qua deposito di biomassa. Qui ho messo un miscelatore che ci prende sia la biomassa sia il mangime per gli animali che produciamo nel mulino. Tutti e due mi andranno a comporre compost. L'ho messo qui davanti al biodigestori. Tanto ci espandiamo verso sinistra con i biodigestori, non in avanti. Ricordo che tutto questo è temporaneo, poi upgraderemo in maniera sensata e penso che ristrutturiamo tutta la zona del comparto alimentare. E si unirà quindi alla belt che mi manda il compost qua. Qui l'impianto ci è rimasto solo 20 parti per costruzione di livello 3, poi sarà pronto. Intanto mi portano l'ammoniaca. E qui ho fatto questa cosa qua. Il mangime che mi viene prodotto dal mulino, tanto poco che sia, mi viene portato in questo magazzino sfusi qua. Ma dove me l'hanno portato? Alla banchina? Sì, vabbè. Io do da costruire dopo perché sennò non mi costruisce le parti di costruzione di livello 3. E quindi abbiamo tolto anche questo inquinamento atmosferico qua. Prima lo bruciavamo il mangime e ora ci faremo compost. Vabbè, questa è la battaglia di prima. La nave è tornata, l'ho messa a riparare. Per riparare ha voluto 140 parti per costruzione. Mi dispiace non avervelo fatto vedere, ma mi ero reso conto che avevo la registrazione in pausa. Causa pipì bimbo. Mortacci sua della pipì.
quindi è tornata pronta per essere rimandata a rompere i coglioni a qualcuno. Vai, fammi esplora lì, fammi vedere che c'è. Fino adesso le esplorazioni sono andate veramente male, per non dire malissimo. Allora, intanto ho finito la ricerca di laboratorio di ricerca di livello 2, scusate la cacofonia, possiamo sbloccare il tier tecnologico successivo, però dobbiamo migliorare i laboratori di ricerca, ma per fare le attrezzature del laboratorio 2 abbiamo bisogno di carta e vetro che al momento non produciamo, quindi direi di andare a concludere. Intanto quello che mi sono fatto rimane indietro, ossia abbiamo i treni. Ho messo, vabbè, tanto ho messo la torre impilatrice. Poi abbiamo i treni, intanto iniziamo a sbloccare la parte iniziale dei treni. Poi mi sblocchi i treni lunghi. Il DLC, vi ricordo che non è solo treni, ma treni e ponti. E per fare i ponti ci serviranno i veicoli anfibi, quindi escavatore anfibio e ponti. E tanto li ricerchiamo. Poi quando li andremo ad usare, vediamo. Però intanto la ricerca la facciamo, altrimenti devo tenere i laboratori fermi, che per l'amor di Dio. Sarebbe Unity in più, però ci staranno dopo fermi. Ecco, ha terminato l'impianto. Abbiamo terminato l'impianto chimico, manco mai ho reso conto. Sto bestione di tubi, conservoni, valvole, non valvole qua. Gli entra il fertilizzante organico, l'ammoniaca e l'ossigeno. Pure solo da ammoniaca e ossigeno ci farà il fertilizzante 2. Quindi ricapitolando un pochino tutta la puntata, oggi abbiamo fatto un po' pizzichi e bocconi a destra e a manca, siamo andati ad intervenire per la prima volta sull'ambiente perché avevamo un inquinamento importante soprattutto delle acque e avendo sbloccato il disgregatore di acqua acida e la lavorazione dello zolfo abbiamo messo questo disgregatore che ci ripulisce l'acqua acida che non buttiamo più a mare, che con un po' di vapore facciamo zolfo, ammoniaca e acqua. Acqua la rimaniamo con priorità a questo circuito che ci alimenta il diesel avanzato. Lo zolfo lo portiamo all'alto forno del rame dove ci facciamo l'acido in un miscelatore con un pochino di acqua e otteniamo rame più efficientemente. Da 24 rame in puro otteniamo ora 24 rame e non più 24-19 come era con l'acqua, quindi abbiamo efficientato la produzione del rame. Se ci dovesse avanzare il rame, con questo bilanciatore sfusi con priorità lo mandiamo alla produzione di gomma, dove produrremmo gomma utilizzando un po' meno diesel e senza le acque reflue. In alternativa, questa cosa che ancora non ho costruito perché per il momento non ci serve, lo zolfo nel miscelatore con un pochino di calcare ci andrà a creare scorie che buttiamo senza inquinare. L'altro prodotto della disgregazione dell'acqua acida è l'ammoniaca che mandiamo all'impianto chimico che abbiamo appena realizzato, dove con fertilizzante organico, ammoniaca e un pochino di ossigeno dal frazionatore dell'area che già avevamo ci fa fertilizzante di livello 1 che è molto più efficace rispetto al fertilizzante organico. In alternativa c'è l'altra ricetta che se non c'è il fertilizzante organico da ammoniaca e ossigeno facciamo comunque il fertilizzante 1. Inoltre abbiamo messo il deposito di biomassa per l'insediamento dove qui ci verrà riciclata la biomassa prodotta dall'insediamento. Stiamo stoccando il mangime prodotto dal mulino che prima bruciavamo, quindi abbiamo tolto anche questo inquinamento atmosferico. Ora mi puoi esportare visto che ok, e abbiamo creato un miscelatore che ci lavora la biomassa che verrà portata qua, il mangime che verrà portato qua, dove verrà compost che ci aiuterà a fare alto fertilizzante organico con cui fare fertilizzante di livello 1 e già ce lo siamo pienato, allora possiamo da invece che 80 gli do 90, poi vediamo se ci avanza e quindi stiamo aumentando la fertilità dei campi, otterremo più derrate alimentari sia per la gente che sta crescendo sia per fare altro compost, altro diesel e altro fertilizzante ancora, tutto un circolo che si richiude sempre su se stesso, sto gioco bellissimo. E per questa puntata sul miglioramento ambientale del nostro insediamento direi di salutarci qui ragazzi, grazie di essere arrivati fin qua, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like per supportare serie e canale, attivate la campanellina per non perdervi le prossime uscite su Captain North Industry e sugli altri giochi presenti all'interno del canale. In descrizione al video trovate i link dei miei social Facebook, Instagram e il link dei progetti della partita.
Grazie ancora ragazzi, buona giornata e alla prossima. Ciao! away.